bentornati a tutti dal vostro Demiurgo. L'argomento di questo video è le relazioni tossiche, come riconoscerle e come rendersene conto, come realizzare di esserci dentro e come tentare di uscirne. Perché bisogna uscirne, se si ama un po' la vita. Allora, ci sono persone che purtroppo fin dall'infanzia hanno avuto degli imprinting non proprio, diciamo, canonici, perché mi riferisco per questo esempio, per dire una ragazza può aver avuto l'approccio al sesso opposto non proprio sano, ma lo stesso può valere per un ragazzo. Però diciamo che tendenzialmente, soprattutto negli ultimi tempi, è più facile che una ragazza abbia avuto un approccio non sano verso l'altro sesso fin dall'infanzia. Quindi possa avere, diciamo, iniziato ad avere contatto con l'altro sesso in maniera traumatica. Mi sto riferendo in generale, cioè eh, non per forza a livello relazionale, ecco, ma magari anche all'interno della famiglia. Ecco, qual è il problema di questa situazione? Che dopo, quando si cresce, le persone cercano inevitabilmente di riproporre nella loro vita un rapporto di quel tipo. Quindi, se, facciamo un esempio, un ragazzo ha avuto col sesso femminile un rapporto tormentato fin da piccolo, può essere con la madre, con la sorella, insomma, con la persona dell'altro sesso che gli è vicina, cercherà questo rapporto per tutta la vita. Vi faccio l'esempio di qualche mio amico o amica con cui, diciamo, ho avuto a che fare, o con cui ho a che fare, che purtroppo sono stati pesantemente danneggiati da questo tipo di relazioni. E le persone che crescono così sono più fragili, spesso sono più sensibili, sono anche più intelligenti, ma il problema è che esistono altri tipi di persone che sono dei manipolatori, narcisisti o come volete, che sentono, proprio fiutano a distanza queste persone più fragili. Quindi ci sono delle persone che anche loro disturbate, quando sentono o vengono incontro, cioè riconoscono persone fragili di questo tipo che hanno avuto con l'altro sesso dei rapporti, diciamo, non sani, arrivano in maniera propositiva per aiutarli. Magari all'inizio si fanno vedere come molto, diciamo, buoni, presenti, propositivi, fanno, diciamo, provano compassione per l'altra persona, promettono tante cose, dicono di stare vicini, di amare, si impegnano tanto per far uscire il lato traumatico da questa persona fragile, per stare vicino, per esserci. Cioè, arrivano e si propongono come l'esatto contrario di tutto quello che quella persona fino adesso ha vissuto nei confronti dell'altro sesso. Ma il problema invece qual è? Che è soltanto una strategia. Perché il loro obiettivo di queste persone narcisiste e manipolatorie è renderti dipendente da loro. Ok? Ti rendono dipendente da loro. All'inizio tu ti fidi, ti apri, ti leghi a loro perché dici, accidenti, questa persona è stata l'unica che mi ha capito, con cui sono riuscito ad aprirmi e quindi tu ti affezioni inevitabilmente, ti fidi solo di lei e per tutta la vita, a meno che tu non riesci a maturare, a ribellarti, rimani indissolubilmente legato a questa persona che, come ho detto prima, all'inizio arriva buona, propositiva, dice di amare, di aiutare, di esserci, di fare di tutto per migliorarti la vita, di avere una buona relazione con te. E poi invece, piano piano, danno sempre meno. Arrivano con love bombing a bombardarti di tutto, attenzioni, cose, in modo tale che tu ti dedichi completamente a loro, ne diventi non innamorato, ma ossessionato, dipendente, malato, e poi pian piano danno sempre meno, in modo tale che tu
non ti senti mai all'altezza, ti senti sempre sbagliata, perché poi ti fanno sentire anche molto sbagliato. Ti dicono, ho bisogno di spazio per me, ho bisogno che adesso mi lasci stare perché mi sto impegnando per te, non lo vedi? Adesso non devi insistere perché io ce la farò, è quello che voglio. Tu adesso devi lasciarmi stare perché io spesso usano scuse tipo ho un'altra vita o altre cose. Adesso io non ho neanche tempo per respirare, non ho neanche tempo per andare in bagno, non ho neanche tempo, quindi devi capire che io poi ci sarò. E tu invece non sei mai soddisfatto, soddisfatta, perché appunto tu ti sei legato a questa persona che ha sfruttato questa tua fragilità, ok? Promettono tante cose e non ci sono mai. Ma il problema di questa cosa, e te ne rendi conto, infatti i sintomi per rendersene conto di essere dipendente da una persona narcisista patologica manipolatrice, è che tu cominci a trascurare te stesso o te stessa. Te ne rendi conto perché non metti più in ordine la casa diventa sporca, trascuri gli affetti altri, gli altri affetti, oppure non ci dedichi abbastanza attenzione, oppure non dai importanza alla presenza delle altre persone. Faccio un esempio. C'è una persona innamorata di un narcisista, innamorata, crede di essere innamorata perché il problema di queste persone qua fragili è che confondono l'amore, cioè per loro l'amore è l'ossessione, ma in realtà sono due cose completamente diverse. L'amore, per dire, è accettare che la persona che si ama possa essere se stessa e che anche tu possa essere te stesso, comunque vadano le cose. Invece, il tipo di amore che vive la persona fragile è l'ossessione, cioè o quella persona, il narcisista, quello che all'inizio mi ha dato tutto e adesso non mi sta dando più niente, mi ama o rimane con me per tutta la vita, altrimenti io voglio togliermi la vita, faccio pensieri di questo tipo, cioè mi suicido, cose così pesanti, ok? Oppure il deprimersi, cioè il non mangiare più, il deprimersi, oppure mangiare troppo, il vomitare. L'ho detto prima, non curare la casa, se hai degli animali non curarli più, tipo i cani, queste cose qua. Ehm, lasciarti andare, dimagrire tanto e poi vantartene, cioè mm, farne un vanto che tu stai soffrendo, capito? Perché non avendo altra soddisfazione, tu ti vanti di quello. Lo dici ridendo quasi, in realtà dentro stai piangendo disperatamente. Avere persone intorno a te che ti stanno vicino, che ti danno consigli, ma tu non ascoltarli. Eh, chiedere anche aiuto perché magari ti rendi conto che sei depresso oppure sei triste, ti senti solo, chiedi consigli, però alla fine ti entrano da un orecchio e ti escono dall'altro. Oppure sei con una persona con cui dici di stare bene, che è lì con te tutto il tempo per aiutarti, stare in compagnia e appena lui scrive questa persona qua che non è presente, che magari abita anche lontano, che ti dice ci sarò, costruiremo la vita insieme tutto, tu molli tutto, non ascolti più nessuno, ti isoli col telefono tutto il tempo così. Ok? Questo sono cose che dico per esperienza, io le ho vissute anni fa, però dico per esperienza di quello che vedo intorno a me. Ecco, quindi state molto 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 attenti. E come si può risolvere questa situazione che porta all'autodistruzione inevitabile? Bisogna capire che una persona fragile che è nata con questo imprinting di abbandono, di mancanza di affetto, di trascuratezza, eccetera, perché purtroppo queste persone fragili si innamorano, cioè diventano ossessionate da chi non gli dà attenzioni, da chi non c'è, da chi non dà presente, tutto il contrario di quello che dovrebbero avere di una relazione sana, cioè sono attratti molto di più da chi non c'è rispetto a chi c'è, danno priorità appunto a chi non c'è, chi dice di esserci ma in realtà poi non c'è, e non vedono i fatti. Per loro perdono valore i fatti a meno che non siano di quella persona. E quando quella persona, dopo mesi di gaslighting, di assenza, arriva, loro farebbero qualsiasi cosa, mollano tutto, buttano via la vita per inseguire, per esserci. E non sono mai abbastanza per quella persona. Quindi come si esce da questo? Perché il problema è che queste persone più così fragili, a livello logico-razionale, si rendono conto che stanno sbagliando, che quella lì non è la persona per loro, che quello lì è un manipolatore, che li farà soffrire. Spesso se hanno dei momenti di lucidità e dicono adesso non ne posso più,
devo trovare di meglio, devo trovare una persona che mi ami perché non ne posso più veramente, sono al limite, non ne posso più. Questa è la loro parte razionale, logica, ma la loro parte emotiva è inevitabilmente coinvolta. Cioè hanno una specie di bipolarismo tra la loro parte emotiva e la loro parte logica razionale. Cioè, per dirla da San Paolo, video migliora, sed deteriora sequel. Cioè, vedo, capisco cosa sarebbe meglio per me, le cose migliori, ma inseguo inevitabilmente, sono attratto dalle cose peggiori che mi fanno male, quelle tossiche. Ok? Perché la loro parte emotiva, soprattutto nelle donne, la parte emotiva prevale su quella logica razionale. E invece bisogna avere il coraggio, la coerenza e la forza di volontà di uscirne, perché se tu non ne esci, stai letteralmente sprecando la vita, buttandola via verso una persona che non ci sarà mai, che ti prometterà tutto ma non ti darà mai niente, te ne accorgerai dopo anni e anni e anni e anni e anni e starai inevitabilmente peggio, ti renderai conto di aver buttato via la vita. E quindi il consiglio che do a queste persone così fragili, abbiate forza di rendervi conto che state venendo manipolate, dovete slegarvi da queste relazioni, ribellatevi e cercate le persone che nei fatti vi dimostrano di essere presenti, di esserci per voi e che lo fanno in maniera disinteressata, senza nulla in cambio. E queste persone sicuramente tenetele come amici o come amiche. E poi se provate qualcosa o vedete che scatta qualcosa e avete verificato che sono persone genuine, non manipolatrici, manipolatorie, stare da sole o da soli piuttosto che mal accompagnati da gente. Imparare a stare bene con se stessi ed amarsi piuttosto che lasciarsi distruggere dalla paura di rimanere soli o di perdere la persona con cui si è instaurato una relazione tossica soltanto perché, ma anni fa, tempo fa, lui mi ha aiutato, lui o lei mi ha aiutato a uscire dal mio trauma, mi ha capito, è stata l'unica persona che c'era, sì, ma anni fa. Tutto si evolve. Guarda il presente, guarda l'adesso e guarda il male che ti sta facendo. È cambiata, sono cambiate le cose. Può rimanere ancorato, legato col cappio al collo a un passato che non esiste più. Bisogna andare avanti. Poi, se posso dire la mia, vi consiglio assolutamente di ascoltare una psicologa che si chiama Gabriella Tupini. Ha un canale YouTube, ma anche su Instagram. Insomma, guardate i suoi video perché lei è veramente illuminante e spiega tutti questi argomenti, li spiega proprio in maniera viscerale, in maniera veramente chiara, limpida, cristallina, in modo tale da andare a ricordare il trauma, perché il problema è che noi non ricordiamo mai ciò che ci ha fatto male, psicologicamente parlando. Noi non ricordiamo mai i traumi perché abbiamo un sistema di autoprotezione, di sopravvivenza, e quindi tendiamo, soprattutto da piccoli, a dimenticare i nostri traumi, ciò che ci ha destabilizzato, ciò che ci ha traumatizzato, ci ha fatto male, e tendiamo a ricordare solo le cose belle. Perché noi vediamo gli adulti e il mondo intorno a noi quando siamo piccoli come degli dei, come delle cose inarrivabili, quindi abbiamo paura e tendiamo a dare ragione a loro e quindi come meccanismi di autoprotezione dimentichiamo questi traumi. Allora, l'unico modo psicologico per guarire è fare riaffiare questi traumi, capirli, comprenderli, farli sfogare e andare avanti, migliorandosi. Questo è l'argomento, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, spero di essere stato utile, iscrivetevi a questo canale, condividete il video con le persone che secondo voi hanno bisogno di aiuto per queste cose, secondo voi che, insomma, le persone a cui questo video secondo voi può essere utile. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video se vi è piaciuto, oppure non mi piace se non vi è piaciuto, non c'è nessun problema, perché siamo in democrazia, ognuno può votare quello che vuole. Se volete dire la vostra, a me fa molto piacere, anzi, più la dite meglio è, potete commentare sotto questo video, commentate, commentate, commentate. Chi vuole può fare una donazione oppure abbonarsi al canale, che sicuramente avrà dei vantaggi di video esclusivi e può sostenere il canale.
E questo è quanto. E seguitemi anche su Instagram, se volete su TikTok, su Facebook, tutti i vari social. Alla prossima.